Desideri veramente una relazione di qualità? Se la tua risposta è sì, allora rimani fino alla fine di questo video. In genere leggo tutti i commenti che ricevo da parte delle persone sui miei canali sociali, quindi Facebook, YouTube, Instagram, e di recente ho ricevuto un commento da parte di una persona che mi dice: sì, Domenico, per te è facile parlare, ecco, di questi elementi che comunque aiutano le relazioni di coppia, aiutano a ricostruire un rapporto, prova a vivere queste situazioni e poi lo capisci. Ora, a parte il fatto che queste situazioni le ho vissute, altrimenti non sarei qui. Quello che mi sento di dirti oggi è che ci sono veramente degli elementi fondamentali dai quali non si può prescindere se vuoi una relazione di qualità, se vuoi che questa non finisca, se vuoi recuperarla dopo che la stessa è finita, ok? Quindi, quali sono questi elementi? Il primo in assoluto, e ne parlo spesso nei miei video, è la comunicazione, ok? La comunicazione efficace, perché comunichiamo tutti. La comunicazione efficace è tutt'altra cosa. La comunicazione efficace, per farti un esempio, è quando due persone stanno discutendo, una persona dice: tu non mi capisci, tu non sai cosa veramente voglio, e in questo momento non sento più lo stesso sentimento nei tuoi confronti, basta, voglio uscire da questa relazione, eccetera, eccetera. Comunicazione efficace è quando l'altra persona ti guarda dritta negli occhi e ti dice: ok, mi dici cosa vivi in questo momento? Ok, mi dici cosa realmente non ha funzionato? E guarda, non ha funzionato il modo che avevamo di stare insieme, e quelle volte che non capivi che io avevo bisogno mentre tu stavi con i tuoi amici, o mentre tu eri al telefono, mentre tu pensavi soltanto al lavoro. Ok, e come ti sei sentita in quel momento? Ho sentito. E mi sono sentita trascurata, mi sono sentito trascurato, e ci sono delle volte che ho avuto altri pensieri, pensavo ad altre persone, ecco, questo per me è una brutta cosa, eccetera, eccetera. Ecco, cosa succede? Piano piano, tramite il potere delle domande, stai conducendo una comunicazione che va verso il profondo, non va verso la superficialità e quindi quell'ambiente, quel posto dove poi le relazioni purtroppo finiscono senza mezzi termini e non tornano più indietro. Questo è il primo elemento che bisogna tenere in considerazione. Il secondo elemento, e non mi stancherò di dirlo perché nessuno ci lavora a fondo, tu per primo, non è puntarti il dito, anche se lo sto facendo, semplicemente per farti capire che l'attrazione mentale, che è il secondo importante elemento per una buona relazione, non viene mai, e dico mai, messo in atto all'interno di una relazione. Cioè, sì, ma tra noi c'era tanta attrazione, noi ci piacevamo. No, piacersi non c'entra nulla. Ma sai quante persone ci piacciono lì fuori? Non c'entra assolutamente nulla. L'attrazione mentale è altro, è quando l'altra persona non vede l'ora di parlarti, non vede l'ora di sentirti al telefono, non vede l'ora di passare del tempo con te. Ti sembra poco? Ecco, l'attrazione mentale non è facile costruirla. Ti posso dire che il primo elemento di questi è l'ascolto, ok? Questo te lo posso dire. Inizia ad ascoltare con orecchie nuove. Inizia ad esercitarti lì fuori anche quando vai al supermercato. Ascolta le persone sia con le orecchie, sia con la testa, sia con il cuore, e poi dimmi cosa cambia. Se ti fa piacere lo puoi scrivere anche nei commenti. In descrizione, tra l'altro, troverai anche i miei corsi gratuiti, tanti articoli, eccetera, eccetera, quindi non ti perderai nulla. E a questo punto l'attrazione mentale diventa quell'elemento determinante all'interno di una relazione. Infine, l'ultimo elemento di cui voglio parlarti oggi è priorità alla relazione. Cosa vuol dire? Dare priorità alle cose è un altro aspetto importantissimo. Quando noi ci alziamo la mattina dal letto, diamo delle priorità a qualcosa. Prova a immaginare oggi o ieri a cosa hai dato priorità aprendo gli occhi. E poi, subito dopo, a cosa hai dato priorità. Cioè, se dovessi scrivere alla fine della giornata a cosa hai dato priorità nell'ordine giusto,
ti renderai conto che molto spesso quando viviamo una relazione e anche quando questa poi purtroppo finisce, non diamo le giuste priorità a cosa? Alle cose che in realtà sono veramente importanti. E le relazioni hanno una priorità assoluta. Ogni cosa che noi facciamo, e questa non è dipendenza, ok? Ogni cosa che noi facciamo deve considerare, se noi stiamo vivendo delle relazioni, deve considerare appunto l'aspetto che determina appunto la relazione stessa. E ripeto, non significa essere dipendenti da parte dell'altra persona, significa semplicemente mettere la relazione in modo prioritario sopra ad ogni cosa, perché tu è in quella relazione che in questo momento stai vivendo il tuo flusso emotivo. Finita la relazione, se tu rimani da solo, da sola, a quel punto puoi fare quel che ti pare, perché sarai tu stesso a decidere per te, ok? Nel momento in cui c'è una relazione, la priorità va alla relazione, altrimenti le relazioni finiscono. Io sono Domenico Iapello, Love and Life Coach. Ripeto, in descrizione troverai tutti i riferimenti per tanti contenuti gratuiti. Inoltre seguimi, mi farebbe molto piacere averti tra i miei follower e scoprirai tantissimi contenuti gratuiti appunto. Un abbraccio, alla prossima, ciao!